Volevo fare un breve video sulla tempera grassa, una mia nuova esperienza che devo dire mi è piaciuta molto, ho ritenuta appunto positiva. Innanzitutto perché prediligere una tempera grassa a una tempera magra? Non è che una sia meglio dell'altra, sono semplicemente un po' diverse. La tempera grassa, diciamo, avendo dentro una sostanza oleosa, che sia olio di papavero o olio di lino, comunque permette uno sfumato più morbido, cioè nel senso che le pennellate si mescolano e si fondono fra di loro, diciamo, molto meglio. Allora, per fare un esempio, questa qui è una mia prova che ho fatto per appunto prima di fare una cosa grande, impegnativa, per vedere come funzionava, come mi trovavo, se mi piaceva, e praticamente cosa mi sono resa conto? Per esempio nella veste blu mi sono resa conto che mettendo una campitura blu e poi prima che questa si asciughi si può cercare di fare i punti luce con del bianco e i punti d'ombra magari con del viola o con un blu molto scuro, e la cosa bella è che mentre si fa si fondono, perché a differenza della tempera magra tarda ad asciugarsi. Diciamo, questa è la principale differenza per cui uno la deve preferire. Ovviamente uno la preferisce in base anche allo stile, a quello che decide di fare, appunto non è che sia necessariamente meglio o peggio dell'altra. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che, cioè, io non mi considero un'esperta della tempera grassa, cioè per me è stata una sperimentazione ben riuscita, che mi è piaciuta e che quindi voglio condividere con voi. Quindi insomma non prendete tutto come se fosse sicuramente tutto fatto bene, ma prendetelo un po', se vi interessa fare la tempera grassa, come un principio di un'esperienza che io vi racconto, ecco, e poi potete anche modificare ovviamente. Allora, per fare la tempera grassa si utilizza il rosso dell'uovo. Io faccio la tempera grassa con l'olio di papavero. Una cosa importante che dico magari per chi non è troppo esperto, quando si riutilizza sempre le stesse bottigline, diciamo per lavorare, è molto importante, soprattutto d'estate, di disinfettarle con dell'alcol, perché l'uovo ovviamente è una sostanza, diciamo, organica che tende a ammuffire e a creare problemi altrimenti. Bene, a questo punto vi faccio vedere come si fa. Si rompe l'uovo e si separa dall'albume. Ovviamente il rosso non si deve rompere, se si rompe va rifatto, va cambiato. A questo punto si mette un getto d'acqua abbastanza basso e si lava il rosso dell'uovo dall'albume. Non abbiate paura perché non si rompe, insomma, è delicato ma non si rompe così facilmente perché c'è la placenta. Questo punto è insomma molto semplice, si pratica un foro con uno stuzzicadenti così e poi si strizza, e la placenta, che è una sostanza appunto che si può decomporre, ci rimane intrappolata nella mano. La placenta non deve entrare dentro la tempera.
vedete? Eccolo qui. Una cosa che volevo dire è che la tempera grassa, quindi insomma la normale tempera rosso d'uovo con aggiunta di olio, è diciamo un'evoluzione che è accaduta, insomma è avvenuta circa nella metà del 400, dalla metà del 400 in poi. Questo per dire che diciamo è una tecnica particolarmente diciamo adeguata se uno vuol fare le pitture rinascimentali, perché si ottengono diciamo dei risultati che con la tempera magra non è possibile ottenere, appunto soprattutto quello della fusione del colore. A questo punto prendo la mia bottiglietta dove ho messo il rosso di un uovo, la apro e per prima cosa ci metto l'acqua. Allora, io utilizzerò dell'acqua demineralizzata, preferisco perché il cloro può dare, diciamo, delle brutte reazioni con alcuni pigmenti. Ne metto 5 grammi e 70. Poi metto un conservante, io utilizzo la nifagina, c'è chi utilizza l'aceto di vino bianco, io preferisco la nifagina perché alcuni pigmenti danno dei problemi con gli acidi, per cui metto una punta così circa, insomma un po' occhio. Poi tappo e agito bene. Perché metto per prima cosa l'acqua? Perché l'acqua comunque si scioglie bene, cioè si mescola con l'uovo e anche la nifagina diciamo si scioglie nell'acqua, per cui preferisco mettere prima questi ingredienti e mettere i solventi e anche la glicerina in un secondo tempo, dopo che spero, avendo agitato bene, si sia sciolta la nifagina e si sia diciamo disposta un po' da tutte le parti in un modo uniforme. Vai. Allora, poi metto la trementina, ecco qua. Per fare questo lavoro mi sono comprata una pipetta di vetro, perché ovviamente quelle di plastica si possono sciogliere con i solventi. Un'altra raccomandazione, se si vuole avere una pittura di buona qualità, utilizzare anche dei materiali di prima qualità, quindi anche l'essenza di trementina, insomma, usatela di qualità buona, molto buona. Di questo metto 0,60 grammi. Poi metto della glicerina pura ovviamente. Metto 1,40 grammi di glicerina. Adesso metto l'olio di papavero.
Io ho scelto di fare una tempera con l'olio di papavero, perché anche se essicca un po' più lentamente, ma è, diciamo, famoso la sua capacità di essere molto trasparente e non alterare i bianchi. Quindi io ho scelto l'olio di papavero. A questo riguardo all'olio di papavero volevo puntualizzare una cosa. Nella tempera grassa, almeno io ho fatto, diciamo, in questo modo a dipingere. Ho iniziato con una tempera un po' più magra, quindi con meno olio e più uovo, trementina ed acqua. Quando diciamo ho fatto il primo abbozzo, fatto tutto a terra d'ombra, un po' come si fa anche la tecnica della grisaglia ad olio, ho praticamente aspettato che si asciugasse bene un paio di settimane o tre, poi l'ho fermata con della colla di coniglio diciamo molto diluita. Poi ho iniziato a, diciamo, dipingere mettendo la quantità di un solo cucchiaino di olio di papavero. Poi man mano che andavo avanti con, diciamo, le stesure, ho aumentato l'olio di papavero, nel senso ho fatto una classica tecnica di grasso su magro. Sono partita da un impasto più magro per poi andare a aumentare l'olio e farlo sempre più grasso. Ora metterò in questa tempera diciamo l'equivalente di 2 cucchiaini di olio, perché mi serve così, ma quando ho iniziato l'ho fatta con un cucchiaino soltanto. Allora, questo è l'olio di papavero, io ne metterò 3 grammi, ma quando si comincia, spero di essermi spiegata bene, si comincia con 1,50 grammi, quindi con una quantità di olio inferiore. Almeno io ho fatto così. A questo punto si chiude e si agita bene. È importante agitare con forza perché ci sono alcune sostanze che non sono miscibili fra loro, come per esempio l'olio con l'acqua, come per esempio appunto forse anche l'essenza di trementina con l'uovo. Quindi in poche parole bisogna, quando si usa questa tempera, agitarla sempre forte. A questo punto la nostra tempera è pronta e ovviamente siamo pronti per iniziare a dipingere. Un'altra cosa importante da dire è che ovviamente questa tempera è bene mantenerla in frigorifero e che dura circa 4-5 giorni, insomma non di più, una volta a settimana va assolutamente rifatta. Io faccio così, utilizzo queste piccole pipette, diciamo usa e getta, mi tiro fuori diciamo la parte di tempera che mi serve e poi comunque tengo costantemente la bottiglina in frigorifero per farla mantenere al meglio il più possibile. Visto che volevo continuare a dipingere questa veste blu della Madonna, ho pensato di fare qualche breve ripresa per far vedere anche un po' meglio come faccio. Una cosa importante che voglio dire è che ora dipingerò su una pittura abbastanza secca, nel senso che sono diversi giorni, forse anche più di un mese che ho fatto lo strato, diciamo, sottostante, quindi è una cosa molto importante aspettare appunto che lo strato sotto sia secco per, diciamo, evitare di fare anche dei buchi nella pittura.
Adesso preparerò una velatura azzurra da mettere, dove poi costruirò le luci e le ombre, diciamo ulteriormente sopra quelle che già ho inizialmente abbozzato. Allora, ho provato, siccome questa qui mi pare di suono un po' più caldo, a mettere del cobalto, ma mi sembra che sia un tono che non va tanto bene. Ovviamente quando si dipinge si deve provare sempre, sempre, e guardare appunto qual è anche dei vari colori che abbiamo, quello più adatto come tonalità. Quindi provo a fare anche un pochino di oltremare, che probabilmente anche il blu che un tempo veniva utilizzato. Utilizzo un pennello piatto, è molto adatto per le velature. Poi provo a provare a mettere un po' di questo. Allora, a questo punto preparerò del bianco per fare, diciamo, le parti chiare. Chi mi conosce sa che io sono un amante della VH, del bianco di piombo. Non è che lo uso sempre solo il bianco di piombo, però è un po' il mio preferito. Non so se si riesce a vedere, ma i colori si fondono. A differenza della tempera magra, si fondono perché c'è l'olio e non si asciuga subito. Ed è buono poter lavorare su una base fresca con varie tonalità di colore e cercare di fonderle. Allora, vorrei fare un po' un discorso conclusivo e spero di riuscire a spiegarmi perché non è semplice. Allora, prima si dà una passata, diciamo, tipo velatura, con la quale si deve cercare di intonare nel modo giusto il colore. Poi si danno i volumi cercando di utilizzare un colore che si utilizzerà per fare il chiaro. In questo caso io utilizzo un bianco puro perché tanto avendo sotto un azzurro un po' forte si mescolerà e diventerà un celestino già di suo, cioè questa è un po' la differenza con la tempera magra. Nella tempera magra queste cose non accadono perché come la metti si secca quasi subito.
e poi uno appunto deciderà se fare anche, diciamo, delle zone ancora più scure e visto che la tempera grassa ha, diciamo, questa capacità di non asciugarsi subito e anche diffondersi, pian piano che si fa la pittura sempre più grassa, le velature vengano sempre più morbide e anche i volumi vengano sempre più morbidi. Spero di essermi spiegata, e se non mi sono spiegata provate, che magari facendo si capisce anche meglio. Allora, diciamo adesso che ho fatto, diciamo, una stesura abbastanza morbida e uniforme, è arrivato il momento di mettere i massimi chiari. Allora, io dovrò fare con il tratteggio, perché sotto ho una pittura fresca che ho fatto ieri e quindi non mi è possibile fare la tecnica dello sfregazzo. Però comunque vi dico come si fa, perché potrebbe comunque essere un buon sistema che uno può utilizzare. La tecnica dello sfregazzo consiste nel mettere poco colore molto denso con diciamo poco elegante, in poche parole, poi si prende un pennello piatto, asciutto e morbido e con molta delicatezza si va a sfumare. Però ripeto, questa cosa va fatta soltanto con uno strato pittorico sottostante ben asciutto. Per il motivo per cui appunto vi ho appena spiegato, io ho una pittura sottostante che è, diciamo, ancora fresca e quindi sono obbligata a fare con il tratteggio. Spero che questo video vi sia stato utile. Questa mia piccola Madonna rinascimentale ovviamente non è finita, ancora c'è abbastanza da lavorare, e questo è il risultato degli schiarimenti che ho appena fatto.